A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire la calotta superiore ad un ET340. Allora, l'ET340 in pratica è il battitappeto della vecchia serie. È il battitappeto con cui sono usciti i modelli 120, 121 e 122 del folletto. Normalmente si cambia perché o per una questione estetica, oppure perché la parte, diciamo, più comune è perché si rompe la parte frontale. Normalmente si rompe questa parte qui al centro, che in pratica è dove si va a fare più leva quando si mette il folletto in piedi, oppure tendono a cedere i supporti interni. Allora, per smontarla è semplicissimo. Per prima cosa andiamo ad aprire lo sportello e andiamo a rimuovere le due viti superiori. Quindi prendete un giravite a stella. Noi per comodità utilizzeremo un trapano sempre però con inserto a stella. Rimuoviamo le due viti superiori. Fatto questo possiamo nel frattempo richiudere lo sportello, girare il battitappeto testa in sotto, prendiamo un giravite spaccato e dobbiamo andare a fare leva sulle plastiche poste all'esterno del perno, quindi una e due. Allora si inserisce il giravite, si fa leva sulla plastica e nel frattempo cerchiamo di tirare la ruota verso di noi. Lo facciamo prima da un lato e poi dall'altro. In pratica bisogna sganciare questo perno dai rispettivi fermi in plastica, che qui possiamo già vedere un po' meglio. Sarebbe questo qui. Il perno si inserisce qui dentro e la plastica su cui fare leva è questa qui, quella più esterna. Già possiamo vedere la vite. Facciamo la stessa cosa anche sull'altra ruota. Quindi giravite a taglio, facciamo leva sulla parte in plastica e nel frattempo cerchiamo di tirare la ruota verso di noi. Mettiamo da parte le due ruote. Ora possiamo riprendere il nostro giravite a stella e rimuovere le due viti che prima erano nascoste dalle ruote. Ora facciamo attenzione a non perdere le viti. Riapriamo di nuovo lo sportello bianco e alziamo la calotta. Possiamo rimuovere la calotta vecchia. Una volta aperta, ovviamente, se vedete che è molto sporco, se avete magari il compressore, date una bella pulita. Anche se non l'avete, comunque pulitelo uguale. Prendiamo la nostra nuova calotta, la sostituiremo con una versione compatibile, perché ovviamente la versione originale non esiste più, ma la potete utilizzare tranquillamente, anche al posto dell'originale. Vi arriverà a casa ovviamente senza né la spia né il pulsante, quindi in questo caso dobbiamo riprendere la nostra vecchia calotta e andare a recuperare sia il pulsante e sia il vetrino della spia. Allora, il pulsante è semplicissimo perché basterà semplicemente fare leva sui due perni più esterni e spingere il pulsante verso l'esterno. Per quanto riguarda invece il vetrino della spia, bisognerà andare a fare leva con un giravite sempre a taglio sui rispettivi fermi, cioè su questo e su quest'altro. Ovviamente se si rompono non fa nulla perché tanto ormai la state sostituendo. Recuperati li andiamo a rimontare sulla calotta superiore. Quindi per ricordarvi, la spia è posta verso di noi in questo caso, il pulsante è posto verso l'attacco del battitappeto, quindi la spia va qui e il pulsante da quest'altra parte. La spia ha un verso, per verso si intende se vedete un profilo leggermente obliquo, quindi dovrà seguire il profilo della calotta superiore. Si aggancia facilmente perché basterà premere e si agganceranno entrambi i perni. Per quanto riguarda il pulsante invece non ha un verso, quindi basterà inserirlo a vostro piacimento. Ora riprendiamo il nostro battitappeto e andiamo a rimontare la calotta superiore.
Attenzione, qui ci stiamo dimenticando dei fermi, che stessa cosa vanno recuperati sulla calotta vecchia. I fermi sono questi qua. In pratica non sono i due fermi con tutto quanto l'asse fatto in metallo. Basterà tirarlo e verrà via. Lo andremo a rimontare sulla nostra calotta e siamo pronti a rimontarlo. Premiamo il tasto e vediamo che sia tutto a norma e possiamo proseguire a rimontare anche le viti. Montiamo prima quelle superiori. Se utilizzate un trapano, vi ricordo di utilizzare la funzione avvitatore, possibilmente con una frizione media. Fatto questo possiamo già richiudere lo sportello, girare il battitappeto e andare a rimontare le due viti poste nascoste sotto le ruote. Ora fate un controllo generale e vedete che sia tutto all'interno del profilo del battitappeto. Possiamo quindi procedere a rimontare le ruote. Le ruote hanno un verso. Allora, il perno ha la forma a mezzaluna. La parte più rotonda va verso il basso, mentre la parte piatta deve andare verso di voi. Reinserite la ruota e con il giravite aiutatevi per fare un po' di leva e far entrare tutto, far incastrare nell'apposita fessura. Stesso discorso anche sull'altra ruota. Ok, fatto questo abbiamo rimesso a nuovo il nostro battitappeto, sostituendo la calotta superiore con una versione compatibile che potete trovare sul nostro store www.brstore.com con il codice K0099.